Ciao a tutti! Sono ancora qualche giorno in vacanza, quindi ho pensato di fare due chiacchiere sulla divulgazione, visto che ricevo tantissimi messaggi, sia qui su YouTube, sia in risposta alle tante storie che faccio su Instagram, ricordatevi di seguirmi se volete, di ragazze e ragazzi che vogliono iniziare a fare divulgazione e mi chiedono consigli o pareri o qualche informazione. La prima cosa che dovete decidere, se avete intenzione di gettarvi nell'arena, è se volete fare dei video divulgativi oppure dei video didattici. Sono due cose completamente diverse. Per esempio, posso fare un video sul teorema di Pitagora e iniziare con l'enunciato. Dato un triangolo rettangolo, la somma dei quadrati costruiti sui cateti è pari al quadrato costruito sull'ipotenusa. Poi potreste continuare enunciando la formula, facendo un disegno, facendo degli esercizi che sfruttano il teorema di Pitagora. Sto facendo un video didattico rivolto a chi vuole imparare o ripassare il teorema di Pitagora, diciamo degli studenti. Ci sono vari canali di didattica matematica, uno molto bello per esempio è quello di Elia Bombardelli. Ciao Elia! Oppure potrei iniziare dicendo: avete notato che 3 al quadrato più 4 al quadrato fa 5 al quadrato? Eh sì, perché 3 per 3 fa 9, 4 per 4 fa 16 e la somma di 9 più 16 fa 25, che guarda caso è proprio 5 al quadrato. Curioso, vero? Non tutti i numeri godono di queste proprietà. Potreste trovare per esempio un'altra terna di numeri piccoli, interi, che gode di questa proprietà. Sappiate che le proprietà di questi numeri, di questi gruppi di numeri, erano già note e studiate addirittura dagli antichi egizi. E se ci pensate, 3, 4 e 5 soddisfano il teorema di Pitagora, perché appunto 3 al quadrato più 4 al quadrato fa 5 al quadrato, che poi il teorema di Pitagora non è neanche stato scoperto da Pitagora, ma questo è un argomento per un altro video. Ma che cavolo se ne facevano gli antichi egizi del teorema di Pitagora? Perché studiavano queste cose? Insomma, non erano contemplativi come i greci, insomma, gli egizi erano architetti, ingegneri, costruivano piramidi, templi e così via. Beh, se ci pensate, il teorema di Pitagora può servire anche per tirare su i muri dritti. Eh sì, perché se io mi procuro un pezzo di legno che è lungo 3 unità, un pezzo di legno che è lungo 4 unità e un pezzo di legno che è lungo 5 unità, fidatevi, se li unisco sono, grazie al teorema di Pitagora, assolutamente sicuro che questo angolo sia esattamente un angolo retto e quindi il muro bianco è perfettamente verticale. Ecco, questo potrebbe essere l'inizio di un video divulgativo che parli anche del teorema di Pitagora, che si rivolge a un pubblico curioso ma che non necessariamente vuole conoscere la formula o la dimostrazione del teorema di Pitagora. E un video divulgazione deve lasciare anche la voglia di approfondire autonomamente la materia e far capire che c'è ben più che non la semplice formula algebrica a quadro più b quadro uguale c quadro, e che ci possono essere anche delle storie interessanti e divertenti da raccontare e da imparare. Naturalmente esistono un'infinità di gradazioni tra un video puramente didattico e un video puramente divulgativo o addirittura un video che vuole solo intrattenere. Alcuni miei video sono più di didattica, alcuni miei video sono più divulgativi e altri sono a metà. Scusate per i rumori, ma siamo in montagna e c'è uno che sta segando un tronco probabilmente. Una domanda che mi fate spesso è: ma per parlare dell'argomento X devo essere necessariamente laureato nella materia X? La risposta è no, non necessariamente almeno. Pensate che il più grande divulgatore di matematica che sia mai esistito, Martin Gardner, era laureato in filosofia. Molti si stupiscono quando scoprono che io non sono un medico, ma sono un chimico. Ora, al di là del fatto che nella stragrande maggioranza dei casi un laureato in medicina ne sa veramente poco di cibo, chimica e alimentazione, adesso vi spiego perché alla fine è abbastanza irrilevante, e per spiegarlo vi spiego che cosa fa un divulgatore. Un divulgatore, quando decide di approfondire un argomento, va a cercarsi tutti gli articoli scientifici che riesce a trovare, fino ai più recenti, li legge tutti, li mette nel giusto contesto, li valuta perché sa che non sono tutti uguali, verifica le fonti, cerca di venire a capo per esempio degli studi che sono in contraddizione l'uno con l'altro, e alla fine cerca di costruire senza sensazionalismi diciamo un riassunto il più possibile onesto e completo della situazione
in quel momento di quello che pensa la comunità scientifica nel suo complesso, non lo scienziato Pinco o lo scienziato Pallino, di quell'argomento, per fornire con parole semplici il messaggio principale al lettore o allo spettatore o comunque alla persona che, diciamo, usufruirà di questa divulgazione. Il tutto fatto, come dicevo, con parole semplici, senza entrare in tecnicismi inutili e tralasciando i dettagli. Un divulgatore non si limita a dire il professor Otto Kranz dell'Università di Pipponia sostiene che fuori piove, mentre il dottor Sakamoto dice che fuori c'è il sole. Non si limita a dire questo, non si limita a riportare le due tesi o addirittura, cosa peggiore, solo una delle due. Un divulgatore serio apre la finestra e cerca di scoprire che cos'è vero. Poi, ma è il mio parere personale, provenire dalle scienze dure, come si chiamano per esempio la chimica o la fisica, fornisce alcuni vantaggi. Per prima cosa abbiamo ben chiari quali sono i principi fondamentali su cui si basa l'universo che ci circonda, le leggi fondamentali che non possono essere violate. Il principio di conservazione dell'energia vale in una stufa come vale in una cellula di un essere vivente, e il numero di Avogadro porta inevitabilmente a concludere che in moltissime preparazioni omopatiche non c'è assolutamente dentro nulla che possa fare un qualche effetto. Punto. Quanti migliaia di medici omeopatici ci sono però, o pediatri che diffidano dei vaccini, o nutrizionisti che esaltano le proprietà del sale rosa dell'Himalaya o dello zucchero di canna. In percentuale poche, grazie al cielo, però parliamo comunque di migliaia e migliaia di laureati in queste materie. Se ci fossero migliaia di fisici che negano il principio di conservazione dell'energia, ci sarebbe la rivoluzione nei corsi di laurea in fisica. Quindi avere delle basi molto molto solide sui principi fondamentali è sicuramente utile per un divulgatore che voglia trattare certi argomenti. In più maneggiamo fin dall'inizio i concetti di probabilità, concetti di base di statistica, il concetto di errore. Sappiamo che uno studio fatto su 10 persone o 10 soggetti non è equivalente a uno studio fatto su 10.000 soggetti. Sappiamo che se mi dai un valor medio di una quantità, senza nessuna altra informazione, non so che farmene di questo valore se non so l'errore, se non so la distribuzione e così via. Abbiamo una visione microscopica del mondo che ci circonda, e se prendo in mano una bottiglia di sciroppo d'agave, io so che in realtà non ci sono dentro molecole di sciroppo d'agave, ma oltre all'acqua c'è dentro sostanzialmente del fruttosio con un po' di saccarosio. Abbiamo una conoscenza approfondita di come funziona la scienza e il metodo scientifico. Sappiamo cosa vuol dire dimostrare che da A discende B o A causa B, e se si è fatta almeno un po' di ricerca, sappiamo come funzionano i meccanismi della ricerca scientifica e delle pubblicazioni. Sappiamo che non tutte le pubblicazioni sono uguali, che c'è una certa gerarchia, un conto è un singolo studio, un conto è una meta-analisi, un conto è una rassegna sistematica e così via. Sappiamo mettere le cose nel giusto contesto. Tutte queste cose sono fondamentali se ci si vuole muovere nella foresta delle pubblicazioni scientifiche per divulgarle. Ovviamente bisogna conoscere l'argomento per poter leggere, capire gli articoli e di poterli divulgare, però spesso sono, almeno negli argomenti che ho dato io, abbastanza semplici da capire. Si prende un gruppo di persone, a metà per 2 settimane di seguito si fa mangiare 100 grammi di cavolfiore, all'altra metà si dà invece una pasticca di cavolfiorina, una molecola inventata, e intanto si controlla la concentrazione del salcazzolo nel sangue dei due campioni, e alla fine si tirano le somme facendo un po' di statistiche. Quindi sono abbastanza semplici, non si sta parlando della gravità quantistica a loop o della risoluzione dell'equazione di Schrödinger con metodi stocastici dell'interazione atomo-positrone. Le conclusioni degli articoli sono quasi sempre comprensibili a chiunque mastichi un po' l'argomento. La cosa difficile da fare è trovare il tempo per leggersi tutte le pubblicazioni, o insomma almeno le più importanti, non il singolo articolo come può fare magari un giornalista. Legge un comunicato stampa, c'è una singola pubblicazione, pubblica e dice ha scoperto che la cavolfiorina previene il cancro. Poi magari non è vero, oppure è uno studio senza nessun significato statistico perché l'hanno fatto su 9 persone. Quindi distillare il contenuto di vari articoli scientifici, metterli nel giusto contesto, è un qualche cosa che richiede sicuramente tempo, delle conoscenze sicuramente scientifiche, ma è una cosa che potenzialmente è alla portata di molte persone, anche se non sono necessariamente laureate nella specifica materia, a patto che abbiano studiato ovviamente. Per esempio io in questo momento sto leggendo una serie di articoli dedicati alla dieta del gruppo sanguigno, questo è il libro famoso,
perché me l'avete chiesto in tantissimi, quindi sto leggendo tutti i vari articoli che ho trovato, almeno quelli più rilevanti, e cercando di costruire, diciamo, un riassunto sensato e il più possibile onesto per chi mi seguirà e guarderà il mio video a settembre, dove ovviamente, cosa importante, citerò tutte le fonti che ho utilizzato per costruire il mio video, così se qualcuno ha qualche... e così chi non si fida potrà controllare se davvero ho fatto un riassunto onesto oppure disonesto. Dare fiducia a una persona solamente perché è laureata in una determinata materia è proprio il contrario di quello che si dovrebbe fare e si fa normalmente nella scienza. Ho fatto anche un video contro il principio di autorità, spiegando appunto che la scienza è dubbio, è scetticismo organizzato e la sua pratica richiede dati solidi, pubblicazioni affidabili e argomentazioni convincenti e non un semplice fidati di me perché ho vinto il premio Nobel. Il mio consiglio, se volete iniziare a fare divulgazione, è quello di trattare qualche cosa che vi appassiona. Prima di tutto perché la passione così vi farà sopportare un po' meglio magari le ore e ore che dovrete passare leggendo moltissimi articoli su un determinato argomento che vorrete divulgare. E poi perché la passione trasparirà dal vostro video e riuscirete, si spera, a trasmetterla anche alle persone che vi vedranno. Se siete laureati in quella materia, ovviamente sarà più facile per voi. Tuttavia non vi fidate troppo dei vostri ricordi di quando avete studiato quell'argomento magari 10 anni prima, anche perché le cose cambiano abbastanza velocemente, per cui magari in 10 anni diciamo, quel campo si è rivoluzionato. Quindi l'essere laureati in una certa materia non vi esime dal dover andare a fare una ricerca sulla letteratura scientifica e per vedere che cosa è stato pubblicato fino all'altro ieri su quell'argomento. Se poi con gli anni scoprirete che la cosa vi piace e vorrete così diventare un po' più professionali, potrete magari investire frequentando un corso di comunicazione della scienza. Ce ne sono tanti in Italia, perché sapere le cose non necessariamente vuol dire saperle anche raccontare nel modo corretto o più efficace. Anzi, nella mia esperienza, purtroppo lo scienziato quadratico medio non è un gran comunicatore, anche perché nessuno ce lo insegna durante i corsi di laurea. Ci sono vari corsi o vari master che uno può seguire, c'è quello più famoso e il primo è stato quello a Trieste della Sissa, c'è quello online a Ferrara, c'è a Roma, c'è il rasoio di Occam a Torino e ce ne sono tanti altri. Spero di avervi spiegato che cosa fa un divulgatore. Se avete altre domande sulla divulgazione scientifica o comunque sulla divulgazione culturale, fatemele pure qua sotto nei commenti e magari risponderò in un altro video, magari in una diretta. Per oggi vi saluto e ci rivediamo a settembre sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao!